Questo video vi è offerto dal nostro partner NordVPN. In medio stat virtus è una locuzione latina che sostanzialmente va a applaudire all'equilibrio. La virtù sta nel mezzo, ma in questo caso non parliamo di virtù, parliamo di verità e per verità intendiamo qualcosa di attinente al reale. Allora, modificando quel detto, si potrebbe dire in medio stat veritas. La verità sta nel mezzo. Nel caso in esame oggi, effettivamente ci sono posizioni contrapposte che difficilmente trovano un punto d'equilibrio. E allora, alla fine lascerò a voi il giudizio su ciò che verrà esposto, sulle diverse posizioni, sulle diverse opinioni, su fatti divergenti e mai convergenti. Oggi parliamo dell'unica prelatura personale all'interno della Chiesa Cattolica Romana. Oggi parliamo di un'istituzione che è stata definita la massoneria bianca o la setta bianca del Papa. Oggi parliamo dell'Opus Dei. Come ormai molti di voi sapranno, soprattutto chi ci segue da più tempo, per le ricerche storiografiche alla base del lavoro del nostro canale ci affidiamo noi di Dentro la Storia spesso a fonti che non sono raggiungibili dai server italiani e per questo motivo un aiuto importante, anzi direi fondamentale, arriva dal supporto di NordVPN. Per iniziare questo anno, il 2024, prendendo finalmente sul serio la vostra cyber security, un tema molto importante, molto delicato, NordVPN riserva ai vostri iscritti un'offerta veramente esclusiva. Con l'acquisto dei piani biennali riceverete 4 mesi extra in omaggio. Ma attenzione, questa volta l'offerta è ancora più vantaggiosa, soprattutto se acquistate attraverso il sito appunto nostro di Dentro la Storia. Chi acquista passando da altre fonti non avrà mesi in omaggio sui piani biennali, solamente tramite il link dedicato di Dentro la Storia invece 4 mesi sono in omaggio. Volete mettere che differenza? NordVPN, che è la VPN più completa e veloce in Italia, con server fisici a Milano e Roma, vi offre un'esperienza di navigazione sicura e privata. L'audit di terze parti di Deloitte è confermato nel 2023 ed è la vostra piena garanzia di affidabilità. Incluso nel servizio trovate anche l'importante funzione Kill Switch, una funzionalità di sicurezza che serve a proteggere i dati digitali dall'esposizione accidentale. E se siete in viaggio? Lo so, è una domanda che a volte capita. NordVPN vi offre una soluzione per georestrizioni, sicurezza e risparmio, senza dimenticare la Threat Protection, la funzione anti-malware e anti-phishing di NordVPN. Ed in più, NordPass, il life manager che crea e gestisce nuove password, note segrete, carte di credito, dati personali in assoluta sicurezza. Acquistate dunque il piano Plus di NordVPN per avere VPN, anti-malware, anti-phishing, dark web monitor e password manager. Tutto a un prezzo speciale e scontato. Cliccate sul link in descrizione per ottenere uno sconto esclusivo più 4 mesi extra in omaggio, con 30 giorni di soddisfatti o rimborsati. Iniziate il 2024 prendendo finalmente sul serio la vostra cyber security. Non si può parlare dell'Opus Dei senza iniziare a parlare del suo ideatore, del suo fondatore, José María Escrivá de Balaguer, prete spagnolo, sacerdote, che nel 1928 fonda questa nuova congrega. Ha solo 26 anni all'epoca, José María Escrivá de Balaguer, ma il suo percorso è già ben tracciato, il suo percorso è già ben chiaro. La Spagna dell'inizio del Novecento è un paese ancora molto arretrato, è un paese lacerato dalle lotte sociali, è un paese che è emerso dalla guerra ispano-americana 1898-1902 profondamente disilluso. È un paese in cui la monarchia, almeno nei primi anni del Novecento, ancora detiene un forte potere, ma fatica ad affermare questo potere. Ed è un potere che si appoggia idealmente su due pilastri. Uno è la grande nobiltà terriera, l'altro è proprio la Chiesa Cattolica, che anch'essa detiene grandi ricchezze. Poi c'è la massa, il popolo, soprattutto il popolo contadino. La Spagna è un paese fortemente agrario. Da questi sconvolgimenti, da questi problemi sociali e non solo, scaturirà poi la rivoluzione che porterà alla cacciata di Re Alfonso e alla creazione della Repubblica Spagnola.
ma di questo abbiamo già parlato nella miniserie dedicata alla guerra civile spagnola che vi invito a rivedere nel nostro canale. Restiamo sulla società spagnola di inizio Novecento. Come abbiamo detto, è una società retrograda, è una società ancora ancorata a un passato feudale, è una società in cui il clero cattolico ha ancora una fortissima presa sulla popolazione. È in questo clima che cresce José María Escrivá de Balaguer. Cresce una famiglia fortemente cattolica a Huesca, in Spagna, e in questa famiglia, da questa famiglia, ottiene il benestare per entrare in seminario e successivamente per avere l'ordinazione sacerdotale, che avviene il 20 dicembre del 1924, a 22 anni. Il giovane Escrivá de Balaguer studia teologia e si radica a Saragozza, uno dei centri cardine della spiritualità cattolica in Spagna. Ma è a Madrid che Escrivá de Balaguer muove i primi passi concreti verso quella che sarà la costruzione dell'Opus Dei. Nella capitale iberica, il fondatore dell'Opus va per studiare giurisprudenza all'Università Centrale. Lo fa perché ha necessità di crescere nel proprio percorso e di non essere un semplice curato di campagna, avere la possibilità di migliorare la propria posizione nella gerarchia e anche di far carriera all'interno dell'istituzione, soprattutto della formazione dei giovani. Ed è proprio a Madrid che, secondo le biografie, Escrivá de Balaguer avrebbe l'illuminazione arrivata durante un rito di preghiera per creare il 2 ottobre del 1928 l'Opus Dei. Qualche anno dopo, come abbiamo già detto, scoppia la rivoluzione, fine della monarchia, inizio della Repubblica, e con la Repubblica iniziano i guai per Escrivá de Balaguer. Guai perché non solo la Repubblica Spagnola si propone come un modello di Stato laico, quindi slegato dai vecchi retaggi feudali e monarchici che intessevano forti legami con il cattolicesimo e soprattutto con le istituzioni religiose. Guai perché i movimenti sindacali, i movimenti contadini, chiedono l'esproprio delle terre di proprietà del clero, danno l'assalto ai monasteri, si prendono una rivincita che aspettavano da secoli, secoli e secoli di vessazioni che vengono ripagati con una stagione di violenze. Bisogna dire una cosa su Escrivá: come la sua famiglia, come buona parte del clero cattolico dell'epoca, il suo credo politico è fermamente conservatore, anche qualcosa di più, forse anche qualcosa di nazionalista. Certo, altri suoi collaboratori in seguito diranno che non è assolutamente vero, che Escrivá de Balaguer rifuggeva il franchismo, il nazismo, il fascismo, ma ecco, come si diceva all'inizio, dove sta la verità? Forse sta nel mezzo, perché da un lato ci sono le accuse di aver appoggiato i franchisti al momento del pronunziamento nel luglio del 1936, di aver benedetto assieme a altri sacerdoti le truppe del caudillo Francisco Franco, di essersi sottratto più volte alla cattura da parte della Guardia Repubblicana anche travestendosi da donna, e dall'altro ci sono le parole dei successori di Escrivá alla guida dell'Opus, a cominciare da Álvaro del Portillo, che bollano tutto come bugie, diffamazioni, dicono che Escrivá avrebbe condannato Hitler, che avrebbe condannato il fascismo. Ma dove sta la verità? La verità, se noi guardiamo la storia, è duplice. Guardiamo appunto l'Opus Dei, che si afferma lentamente in Spagna. Certo, i giorni, i mesi, gli anni della guerra civile sono molto difficili per tutti e non è certo sorprendente che in quel periodo l'Obra, come viene chiamata in maniera informale, cresca molto poco. La crescita invece si manifesta dalla metà degli anni 40. È il periodo in cui il regime franchista, attraverso la propria polizia politica, redige delle informative sull'Obra fortemente critiche. Alcuni esponenti vengono arrestati, ma dopo un po' rilasciati. Perché la polizia franchista si comporta così? Semplicemente perché è una dittatura. E una dittatura, tutto ciò che non è sotto il diretto controllo del dittatore e dei suoi fidati sottoposti, è sospettoso e può essere rischioso. Ma va anche detto che nel giro di pochi anni ben 8 esponenti dell'Opus Dei entreranno a far parte dei gabinetti di governo di Franco e dei suoi collaboratori. Alcuni di questi, tecnici, saranno tra i fautori del cosiddetto miracolo economico spagnolo degli anni 60, un periodo florido alimentato dai commerci con l'estero e dagli ordinativi dell'industria. E allora ecco che ritorna quella domanda: dove sta la verità? L'Opus era antifranchista o ha appoggiato il franchismo? O forse la verità sta nel mezzo, ovvero che inizialmente l'Opus era vista con sospetto dal regime, ma poi lo stesso regime ha capito un'affinità tra se stesso e le finalità dell'Opus e quindi se ne è servito, e a sua volta l'Obra si è servita del regime franchista. Forse questa
è l'opinione più corretta fra i due poli estremi. Come si diceva, nel mezzo forse dobbiamo cercare la verità. Ma torniamo a Escrivá. Escrivá che se ne va dalla Spagna, soffre, si dice, di epilessia, sicuramente soffre di malesseri, si sposta in Italia per poi tornare in Spagna. Nel periodo italiano, Escrivá fa conoscere l'opera al pontefice, l'allora Pio XII, che, guardando la struttura dell'Opus Dei, ne rimane affascinato e ne autorizza ufficialmente l'espansione. Addirittura nomina lo stesso Escrivá prelato domestico onorario del Papa, così da conferirgli il titolo di Monsignore. Quel titolo non va sottovalutato, perché grazie al titolo di Monsignore Escrivá può muoversi molto più liberamente ed essere più facilmente accettato, tanto dalle autorità religiose quanto da quelle civili. L'Opus. Arriviamo alla sua struttura. Che cos'è l'Opus? Sostanzialmente è una congregazione, ma è una congregazione che vede pochissimi, in proporzione chiaramente, membri consacrati, cioè religiosi, e tantissimi laici. Di questi laici circa il 30% sono celibi, altri invece sono sposati. Quasi tutti mantengono segreta la loro affiliazione. Per un lungo periodo non si conoscevano nemmeno tra di loro i vari membri dell'Opus. Poi, a poco, anche in funzione di leggi specifiche che vietavano le associazioni segrete, soprattutto in Italia, la dottrina interna è dovuta evolvere. Oggi un membro dell'Opus può tranquillamente rivelarsi al pubblico, però non può rivelare il nome di altri membri da lui conosciuti. È una questione di privacy, di riservatezza. Ma dietro questa riservatezza si celano delle questioni che ancora oggi aprono degli interrogativi pesanti. Cominciamo da questi interrogativi, dunque. Perché l'Opus Dei, nel corso di questo quasi secolo, tra un po' sarà un secolo di esistenza, ebbene, ne ha vissute tante di controversie, ne ha viste parecchie e gli è stato contestato più di un problema. Uno di questi riguarda l'opposizione storica ai gesuiti, come se fossero due polarità opposte della Chiesa cattolica. Pensate, il pontefice odierno, Francesco, è un gesuita, il primo gesuita a essere nominato vicario di Cristo, successore di Pietro, e a vestire l'anello pescatorio. Eppure, per lungo tempo, i membri della Compagnia del Gesù che nacquero in seguito alla Controriforma e quelli dell'Opus si sono guardati con sospetto reciproco, come se l'uno invadesse il campo dell'altro, non tanto in questioni di mera teologia, quanto in modalità di approccio tanto alla vita ecclesiastica, quanto soprattutto alla vita pubblica. Poi c'è un'altra questione che dà da pensare. Come avviene il reclutamento per l'Opus Dei? Certo, non esistono uffici di reclutamento pubblico, non li vediamo i numerari dell'Opus in giro per le strade come i mormoni che viaggiano in coppia, vestiti sempre uguali, a cercare di tramandare il verbo di Mormon. No, in questo caso il reclutamento dell'Opus avviene in maniera sottile. Qualcuno ha scritto addirittura in maniera settaria. E qui torna lo scontro con i gesuiti. Proprio il gesuita, padre James Martin, ha scritto che l'Opus Dei pone grande enfasi sul reclutamento. Secondo Martin, lo stesso Escrivá avrebbe detto ai suoi: dovete uccidervi per proselitismo. Tutto ciò effettivamente getta un alone di mistero sull'Opus, sulla cooptazione dei suoi membri e su quello che alcuni critici chiamano il lavaggio del cervello, quasi come se fosse una vera e propria setta, come tante altre. Gli apologeti invece ribattono che sono tutte calunnie, che assolutamente non avviene nessun lavaggio del cervello, che l'adesione è spontanea e il fatto che alcuni membri dell'Opus decidano di devolvere il proprio patrimonio all'opera sia un frutto del proprio cammino spirituale. Poi c'è la questione politica, perché l'Opus Dei, soprattutto negli anni 70, ha appoggiato in Sud America le peggiori dittature. La dittatura cilena, la dittatura argentina, la dittatura brasiliana, quella in Paraguay, ovunque c'erano uomini dell'Opus. Non tanto all'interno delle fila dei militari, piuttosto nelle amministrazioni civili, oppure all'interno del clero che in silenzio, o a volte con gesti eclatanti, appoggiava tali dittature. Da questo punto di vista si potrebbe ricordare appunto che Escrivá è nato di una società oscurantista e conservatrice, che lui stesso si era scontrato con le forze repubblicane in Spagna e insomma la sua dottrina e la sua predicazione erano fortemente improntate all'anticomunismo. Ma quando ci si ferma alla dottrina, dove ci si ferma alla dottrina e in che punto tutto ciò diventa
positivismo diventa pratica secolare? Questo è l'interrogativo che si pongono in molti. Fin dove l'Opus Dei, con le sue politiche, con le sue idee, si può spingere senza entrare in contrasto con la vita di tutti i giorni, soprattutto con la politica degli stati, o peggio ancora, con le critiche giustamente mosse a dittature repressive? Questo è un fatto che viene spesso dibattuto, ma che non trova una definizione assoluta, perché se ci sono le critiche, dall'altra parte c'è la risposta alle critiche, che è esclusivamente apologetica. Si parla di un Escrivà assolutamente contrario alle dittature, almeno così si sarebbe pronunciato secondo i suoi collaboratori, ma manca traccia di tutto questo. Poi c'è l'aspetto della prelatura personale. Nel 1982 Papa Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła, concede all'Opus Dei di diventare una prelatura personale, l'unica attualmente esistente all'interno della Chiesa Cattolica Romana. All'interno della prelatura personale, il personale, scusate il gioco di parole, ecclesiastico, non risponde al pontefice, risponde al prelato che guida la congregazione. È dunque un corpo all'interno della Chiesa Cattolica, ma con la sua gerarchia a sé stante. E perché questo avviene nel 1982? Allora qui dobbiamo tornare un po' indietro, dobbiamo tornare alla fine degli anni 60, quando un altro pontefice, Paolo VI, rifiuta la prima richiesta dell'Opus Dei di diventare una prelatura personale. Secondo alcuni storici e alcuni giornalisti, non è mai corso buon sangue tra Escrivà e Montini, Paolo VI. Non c'è mai stata simpatia tra i due. Montini sì, era stato segretario di Pio XII, ma aveva voluto portare avanti l'approccio molto più aperto, molto più secolare, molto meno tradizionalista, varato da Giovanni XXIII. Escrivà si poneva in tutt'altro modo, molto più deciso, molto più tradizionalista, molto più conservatore. Secondo alcuni giornalisti, al termine del conclave che aveva eletto Papa Paolo VI, lo stesso Escrivà avrebbe esclamato: sia dannato chiunque abbia votato in conclave per Montini. È una affermazione che è stata ribadita in alcuna pubblicistica, smentita da altra pubblicistica, e torniamo sempre al solito discorso: dove sta la verità? La verità in questo caso riguarda il rifiuto di Paolo VI a nominare l'Opus Prelatura Personale e l'accoglienza da parte di Giovanni Paolo II nel 1982, 7 anni dopo la morte di Escrivà, 4 anni dopo la morte di Paolo VI. Perché nell'82? Pensateci un attimo. Un anno prima, nel 1981, Giovanni Paolo II subisce il famoso attentato in piazza San Pietro da parte di Ali Akçaa. È un qualcosa di estremamente turbolento, di scioccante. Un uomo armato che nel cuore della cristianità attenta alla vita del vicario di Cristo. Non soffermiamoci in questo caso sull'evoluzione della vicenda, sul rapporto poi che legherà Wojtyła al suo attentatore, sulle visite in carcere. Restiamo invece sul Wojtyła ferito, e non solo ferito, estremamente disilluso, perché in quel periodo la sicurezza, oltre alla logistica del Papa, è affidata a un suo stretto collaboratore che abbiamo già incontrato, Paul Casimir Marcinkus. Sì, lui, il presidente dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione. Oltre a fare il banchiere, si occupa anche di organizzare i viaggi del Papa e di coordinare la sua sicurezza. È un factotum, ma il fatto che qualcuno abbia attentato alla vita di Wojtyła sconvolge gli ambienti vaticani e ne sconvolge così tanto l'interno da provocare un vero e proprio terremoto anche a livello di alleanze e rivalità. Non è un mistero che nei primi anni di pontificato di Wojtyła ci siano diversi sconvolgimenti. Non si amano reciprocamente Marcinkus e il cardinal Casaroli, il segretario di Stato. Non si amano Casaroli e i vescovi dell'Opus. L'Opus si infila in questa apertura, sfruttando anche l'attentato al Papa, per promuovere un'immagine di maggiore sicurezza a beneficio del Vaticano stesso. Ed è proprio all'interno di questa immagine di sicurezza che si svolge un altro shock, quello del crollo del Banco Ambrosiano. È lì che l'Opus interviene nuovamente per ammantare il pontefice di una cappa di tranquillità mentre fuori c'è la tempesta. Secondo i biografi di Wojtyła, fu proprio grazie a quella cappa di tranquillità che il pontefice riprese completamente le proprie funzioni e decise alla fine di ricompensare l'Opus con quella prelatura personale a lungo agoniata. Un qualcosa che ha reso l'opera potentissima all'interno della Chiesa Cattolica. È un qualcosa che non ha precedenti e che ad oggi non ha nemmeno eguali.
Cosa conosciamo oggi dell'Opus? Ne conosciamo i numeri, sono circa 100.000 gli aderenti ai vari livelli un po' in tutto il mondo. Sono concentrati principalmente in Europa e in Nord America. Sono uomini ma anche donne che, parliamo dei laici, conducono una vita normalissima fino a un certo punto, ma che poi devolvono il proprio impegno, le proprie risorse psicofisiche e a volte anche le proprie sostanze, i propri averi, alla filosofia dell'Opus. Una filosofia che prevede l'assoluta sottomissione alla prelatura, ma anche alle idee, e che richiede a volte anche dei sacrifici. Ha suscitato ad esempio scalpore la notizia secondo cui i membri dell'Opus utilizzerebbero alcuni strumenti di autoinflizione di origine medievale. Uno di questi, temutissimo, è il cilicio, quella sorta di piccola catena metallica uncinata con punte rivolte verso l'interno, da indossare al braccio piuttosto che alla gamba e che penetra nelle carni provocando un profondo dolore. Per lungo tempo si è detto che quella del cilicio fosse solo una diceria, che fosse una stupidaggine o addirittura una diffamazione, fino a quando alcuni membri dell'Opus hanno effettivamente ammesso di avervi fatto uso, una o più volte o anche in maniera continuativa. Altri invece hanno affermato di essersi fustigati con la cosiddetta disciplina, una frusta di corda. Sono umiliazioni corporali che ci rimandano al Medioevo, a quando si pensava di espiare i propri peccati infliggendosi ferite profonde. E qui arriva un'altra domanda. Fino a dove può arrivare la fede religiosa e dove inizia invece il plagio, o peggio ancora quel tentativo di sottomettere le menti al punto di farle diventare così docili da infliggere dolore ai propri corpi? Certo, questi membri dell'Opus che hanno confessato di utilizzare questi strumenti di mortificazione della carne hanno detto di averlo sempre fatto in maniera cosciente, autonoma e volontaria. Fa parte del loro credo, fa parte delle loro libertà personali. Ma in tutto questo io nutro un dubbio che spero mi concederete, perché se la mortificazione può far parte della dottrina cattolica, nel senso di volersi ridurre e non esaltare, certo che la mortificazione corporale, nel senso di punizione corporale, è qualcosa di ben più arduo da giustificare. E arriviamo alla fine di questo video che è estremamente complesso, dedicato all'Opus Dei. Arriviamo alla fine con i nostri interrogativi. Escrivá de Balaguer è stato beatificato 25 anni dopo la sua dipartita. È stata una beatificazione lampo, secondo molti osservatori, molto veloce. E anche qui c'è da chiedersi il perché. L'Opus è cresciuta ancora. Oggi si è stabilizzata, come detto, attorno a 100.000 membri. Resta ancora avvolta parzialmente nel mistero per quello che fa effettivamente, non tanto a livello pratico, quanto a livello teorico, politico e di reclutamento. È un'associazione che suscita domande e che offre delle risposte sostanzialmente autoreferenziali. Si basa su un libro, Cammino, scritto da Escrivá, quasi come fosse il manuale Cencelli o il manuale delle giovani marmotte, se preferite, dell'Opus stesso. Ma le domande restano e le riassumiamo qui. Escrivá era davvero un beato, un santo, qualcuno che ha compiuto miracoli, o era solo un sacerdote reazionario, come viene accusato di essere stato? L'opera è nata per dare una diversa lettura del mondo, per creare una consapevolezza all'interno dei laici o per condizionare la società. La partecipazione dell'Opus alle peggiori dittature di estrema destra, dal franchismo in giù, è stata una coincidenza, è avvenuta in segretezza, oppure c'è stata una effettiva complicità dovuta a una strategia ben definita. Le posizioni odierne dell'Opus sulle donne, sugli omosessuali, sulla procreazione assistita, sul diritto al fine vita, sono conciliabili con la nostra società, con le sue evoluzioni, oppure no? E infine, l'Opus Dei, come prelatura personale, è un qualcosa di utile alla Chiesa Cattolica o è una Chiesa all'interno della Chiesa, come hanno affermato alcuni critici? Io non do delle risposte a queste domande, le ho semplicemente ripetute. Lascio a voi il giudizio, lascio a voi formarvi un'opinione in base a quello che è stato riportato. Potete anche scrivere le vostre opinioni in calce a questo video. Io resto con diversi dubbi e il dubbio mi porta a ulteriori interrogativi. Spero solo che questo video abbia smosso anche in voi la volontà di ricercare, di capire, di conoscere. Non possiamo dubitare di tutto, non si può dubitare della scienza, o almeno di ciò che viene riconosciuto come scienza. Non si può dubitare di ciò che è documentale, ma si può
dubitare di tutto ciò che presenta sfaccettature contrapposte, non comunioni, ma distorsioni, non convergenze, ma divergenze. È il caso dell'Opus Dei. Prendete una bilancia, due piatti diversi. Tocca trovare il punto d'equilibrio, il punto in cui i due piatti stanno perfettamente sulla stessa direttoria. Al momento non ce l'abbiamo. Lo troveremo questo punto d'equilibrio? Me lo auguro. Lascio appunto a voi il compito di trovarlo. La mia missione in questo caso si ferma qui, ma spero di avervi reso comunque un buon servizio.